Oggi partiamo a fare una recensione di un prodotto in modo un pochettino diverso. Allora, diciamo, premetto che sono un amante, no, esperto forse no, però diciamo un amante del mondo Arduino, microcontrollori, cose di questo tipo, per cui, vista anche la non più giovane età e qualche problemino di vista, negli ultimi anni ho iniziato ad utilizzare, soprattutto quando faccio saldature, ehm, un po' difficili anche con componenti SMD, quelli che si montano, i Surface Mount, ho iniziato ad utilizzare un prodotto tipo questo, che adesso non so se riesco a farvi vedere, che è sostanzialmente un microscopio, vedete? Adesso lasciate stare la qualità, visto che vediamo se riesco ad inclinare un po' la telecamera. Ecco, vediamo, forse così riesco meglio. Comunque sostanzialmente questo è il mio microscopio che ho sempre utilizzato, che è un 4,3 pollici. Non so se riesco a farvi vedere, però tendenzialmente è un prodotto che tutto sommato devo dire che ha funzionato anche molto bene, perché è inutile dire di no. Mi sono autocostruito un supporto regolabile in altezza, in modo tale da poter regolare poi eventualmente il livello di ingrandimento. In questo caso io ho una messa a fuoco, vedete, che è di tipo manuale, però funziona sicuramente bene, è interessante e permette comunque di lavorare. Sempre però con un piccolo problemino, che è sempre quello legato al piano di appoggio. Poi utilizzo dei piani in silicone, per cui diciamo tutto sommato è sempre andato molto bene. Però le dimensioni del display fanno la differenza, per cui ho deciso di cambiarlo. Vediamo cosa ho preso. Allora, diciamo che ho approfittato anche dell'offerta Amazon di ottobre per prendere questo modello, che ha innanzitutto un display da 10 pollici, 10.1 pollici, e una telecamera interna comunque in Full HD, quindi 1080p, in teoria molto simile all'altra. Con un altro grosso vantaggio, che ha una base d'appoggio, un supporto in metallo e 2 faretti di illuminazione per l'area, che è una delle cose che effettivamente mi costringeva poi ad utilizzare delle lampade esterne. E cosa ancora più interessante, ha un'uscita HDMI, oltre ad avere la possibilità di installare una scheda micro SD per memorizzare e registrare video, cosa che faceva anche l'altro, però in realtà con qualche limite, ma è un prodotto che ha penso 4-5 anni. Per cui vediamo un attimino, partiamo dall'unboxing, sarà in qualche modo ok. Ok, all'interno togliamo tutto, abbiamo il manuale, vabbè, questo non ci interessa, abbiamo il blocco che adesso poi andiamo a montare, togliamo tutto quello che serve così non ci pensiamo più, e via. Qui abbiamo questo che non so cosa serve, poi lo vediamo insieme, la sua base, il pacco di cavi e il supporto che è in metallo, già questo mi piace. Allora, partiamo subito da questa. È la base, come potete vedere una base in metallo abbastanza grande, perché comunque parliamo di 20 cm almeno, è rettangolare, per cui poi al massimo prendiamo le misure. Qui abbiamo i 2 faretti che sono completamente flessibili, a parte qualche rumorino iniziale dato dal fatto che sono nuovi, ma in realtà una volta snodato dovrebbe essere assolutamente funzionante. Ok, abbiamo la base dove installare questa scala graduale, cioè questa staffa che è in metallo ed è dotata di, innanzitutto questa lasciamola un attimino qui, e poi sotto è dotata di questa vite che serve per poterla bloccare. Ok, se diamo un'occhiata, ecco, la staffa è un buon 30 cm, per cui 25-30 cm. Una volta fatto questo andiamo a prendere il display, e con il set poi abbiamo anche un cavo HDMI da mini HDMI HDMI, e forse mi potrebbe anche servire.
Vediamo cosa c'è, cosa viene fornito. Per cui abbiamo un cavo USB USB di tipo C, un secondo cavo USB USB-C, il cavetto che vi dicevo, mini HDMI a HDMI, e trovo perfetto perché io in realtà ho un monitor con collegamento mini HDMI. E poi abbiamo una scheda di memoria che viene fornita, una micro SD da 64 giga. Adesso lasciamo stare questo, che non ho ben capito a cosa serva, ma ne approfondirò. E poi prendiamo il monitor vero e proprio, e il monitor effettivamente è bello grande. Quindi l'area di lavoro è bella grande, il monitor vedete è inclinabile, per cui una volta poi montato, questo servirà per fare la messa, per la messa a fuoco, però potrò anche inclinare il monitor e non come l'altro che in realtà era solidale alla telecamerina. È comunque dotato di LED, per cui iniziamo a montarlo e vediamo come va. Allora, come prima cosa, prima di passare al montaggio, vediamo una cosa. Esiste nel manuale d'uso, che è veramente grande, c'è anche la parte in italiano, per cui tutto sommato, ecco, io ho scoperto che questa parte qui in realtà è uno schermo antiriflesso, cioè diciamo dovrebbe impedire il passaggio della luce, una sorta di barriera per la luce, però comunque c'è tutto, vi spiega anche come montarlo, che è un'operazione abbastanza semplice. Adesso lo montiamo molto velocemente e poi facciamo due prove. Allora, per il montaggio è semplice, ci sono queste due vitine laterali sul supporto metallico, vanno semplicemente allargate, dopodiché si monta il blocco e si stringono le viti. Una volta strette abbiamo diciamo il microscopio che vedete è meglio la telecamera e il monitor, che diventano collegati in modo solidale alla piattaforma. Stringiamo bene sulla base, perché a quanto pare non l'ho fatto. Ok, poi abbiamo, così giusto per farvi vedere, vediamo se riesco, il movimento è gestito da queste due manopole e diciamo la frizione è data da questo ulteriore modo di, ecco vedete, diventa anche molto instabile, mentre una volta stretto all'interno c'è una specie di guarnizione che diciamo aumenta quello che è l'attrito e quindi rende anche stabile poi l'utilizzo. Cosa carina, adesso lo proviamo anche così vediamo com'è, è il fatto che vedete che l'area utile è decisamente superiore a quello che avevo io prima. Adesso lo mettiamo qua. Allora, sulla base noi abbiamo anche due connettori. Immagino che uno sia per l'alimentazione di input, per la ricarica della basettina, quindi per diciamo collegare i due LED, e poi avremo un secondo cavo che invece va collegato al monitor direttamente, che serve per l'alimentazione del monitor e della webcam, della telecamera installata al microscopio. Questo in pratica diciamo risponde al fatto che servono due connessioni USB e non una, perché in realtà sono due prodotti completamente staccati tra di loro. Vantaggi e svantaggi, però sicuramente ecco, non è un prodotto che funziona a batteria da quanto ho letto, per cui andiamo a vedere com'è. Ecco, la cosa carina è che io non l'ho ancora collegato alla corrente, se date un'occhiata non c'è nessun cavo, e ho scoperto che in realtà funziona anche a batteria, per cui non è necessario. Mi è venuto sospetto leggendo la scritta charging, per cui all'interno qui sotto nella base c'è comunque una batteria, e questo è sicuramente carino. È comunque previsto anche uno snodo che permette di regolare l'inclinazione del supporto, che è comunque metallico. Dopodiché dietro abbiamo una rotella che permette di regolare l'intensità. Questo supporto qua è comunque in alluminio e il mio consiglio poi è quello di utilizzare magari un tappetino in silicone per fare le varie lavorazioni, però vedete la cosa molto comoda è proprio questa.
Allora, lo sto provando adesso in modalità batteria, l'ho acceso, è molto veloce e qui abbiamo, vediamo, cambiamo l'inquadratura, vediamo se così riesco a farvi vedere tutti e due insieme le cose e a darvi un'idea di quella che è la qualità di questo monitor. Prima, come dicevo, lo posso comunque, vedete, inclinare un po'. Adesso voi non riuscite a vedere probabilmente tutto, però posso sempre decidere di abbassarlo, così giusto per riuscire ad inquadrare il tutto. Ok, dopodiché una volta posizionato il pezzo, attraverso questa piccola rotellina è possibile proprio stabilire, mettere a fuoco. La risoluzione del pannello, in questo caso che è da 10 pollici, è un HD, quindi una 1280x720. Comunque, diciamo, non male, perché mi permette veramente di vedere. Vediamo se riesco anche a fare un piccolo confronto. Ecco, dicevo, questa è la differenza di dimensioni tra il mio vecchio monitor 4,3 pollici e questo da 10. Allora, mi rendo conto, ecco, ripeto, è sicuramente un prodotto, però anche questo io l'avevo pagato all'inizio, 4-5 anni fa, un 80 euro, 70 euro, è vero, era probabilmente uno dei primi. Ma qui siamo su un altro livello e adesso passiamo anche allo step successivo e colleghiamo un monitor esterno, vediamo ancora com'è. Allora, prima andiamo a montare anche quella che è la sua scheda di memoria, adesso lo spengo un attimo. Montiamo la scheda di memoria interna. Ho collegato un mio monitor esterno, non so se riesco a farvelo vedere, è un 15 pollici, è posizionato in basso, ma vi posso assicurare che è più grande di quello che sembra ed è sicuramente più grande rispetto al monitor originale, che comunque è grande, per cui non è un prodotto piccolo. Vedete, la cosa carina è che comunque ha una capacità di messa a fuoco che è notevole e anche il movimento del pezzo, piuttosto che le saldature fatte bene, direi. Però vedete, funziona molto bene. Giustamente, spostando richiede una messa a fuoco, non ha una messa a fuoco automatica, però è veramente molto molto comoda. Poi, una volta trovato il punto di messa a fuoco, anche se andiamo a cambiare, mettiamo sotto questo vecchio display dove ce l'ho, devo aver fatto qualcosa, scusate, andiamo a cambiare perché avevo fatto, in realtà avevo spostato, esatto, mettiamolo così, così vediamo se vi faccio capire. Ecco, è sempre possibile decidere di proiettare l'immagine nel modo corretto, oppure comunque fare una sorta di switch e passare, vedete, in questo caso capovolge l'immagine, e comunque anche questa è una funzionalità secondo me comoda, per cui oserei dire che la cosa è comunque interessante. Quindi posso utilizzare un monitor più grande esterno se non voglio utilizzare il suo monitor integrato. Non ho visto, però, ecco, non l'ho capito, magari è possibile e non lo so, utilizzarli entrambi, quindi contemporaneamente. Anzi, faccio due prove. Ecco, purtroppo, da quanto ho visto, non è possibile, però ripeto, poi chiederò comunque informazioni, utilizzarli tutti e due contemporaneamente. Comunque considerate che l'uscita HDMI può essere veramente comoda, soprattutto quando si tengono corsi e si vuole magari proiettare su un monitor decisamente più grande, piuttosto che su un videoproiettore in aula corsi, può essere una buona soluzione. Tenete sempre presente che stiamo parlando di un prodotto che io ho pagato 130-140, scontatissimo, ma anche è un prodotto che, anche se costasse 160-170, è ampiamente ripagato dalla qualità. Adesso vediamo ancora due funzionalità e poi chiudiamo. Quindi ritorniamo, adesso facciamo ulteriori due prove, togliamo questo che non ci interessa, rimettiamo sotto questa Arduino, così giusto per avere una qualche idea. Non so se riesco a farvelo vedere, sì, ok. Allora abbiamo, in questo caso sono ritornato all'uso del monitor, ho visto che è possibile, tra le tante cose, ecco, passare dalla modalità fotografia, quindi poi basta premere il pulsante ok o il telecomando, in questo caso si evitano anche
fastidiose oscillazioni. Dopodiché abbiamo, oppure passare alla modalità video, torniamo alla modalità video, attivare la registrazione. La registrazione avviene all'interno della scheda micro SD. Da quanto ho visto, collegandolo direttamente al PC poi è possibile accedere alla scheda micro SD e quindi avere anche una sorta di lettore di micro SD. E poi una volta fatto questo uno può tranquillamente fare, operare, fare tutto quello che vuole, aumentare, quindi mettiamo di alzarlo appena appena, va fuori fuoco, giustamente, lo mettiamo a fuoco. Ecco, altra cosa carina è, esiste una sorta di zoom digitale che permette proprio anche di intervenire senza dover necessariamente andare a toccare, vedete? Non è un granché, però è qualcosina in più, quel qualcosina in più che può fare la differenza in alcuni casi. E io la trovo decisamente una cosa... Ah, questa è una mia Shield, non avevo riconosciuto che fosse una delle mie, fatta nel 2016 per alcuni progetti, però ecco, diciamo che, vedete, tipo in questo caso ho montato la Shield al contrario e... dov'è? Ah, sta registrando, non permette di fare lo switch. Blocchiamo la registrazione e in questo caso, vedete, anche se posso lavorare al contrario, ma leggere tranquillamente il tutto. A questo proposito adesso passiamo in modalità di visualizzazione. Attraverso le frecce dovrei avere la possibilità di mandare in play. Ok, cambiamo magari il filmato, andiamo a prendere l'ultimo fatto. Ok, ok, vediamo, vedete, comunque sotto c'è la barra che indica il cosa è. Eventualmente poi vi metto nel filmato, diciamo sul video, vi metto anche il video originale, così vedete in Full HD e vi dà anche un'idea di quella che è la qualità, nonostante poi YouTube sicuramente andrà a togliere qualcosa, però vedete che perlomeno avete un'occhiata. A me sembra decisamente un gran bel prodotto, soprattutto per il prezzo che ha, ma la caratteristica, la registrazione, la base in metallo decisamente bella, solida, secondo me fa la differenza. Per cui, ripeto, può essere, se vi piacciono cose di questo tipo, ma penso possa essere utilizzato per fare sostanzialmente di tutto. Per cui adesso facciamo una prova, l'ultima, poi chiudiamo, perché altrimenti questo video diventa una tortura. Togliamo questo, andiamo a vedere un pezzo stampato in 3D. Adesso, al di là della mia colla, vediamo se riesco a farvela vedere. No, devo cambiare la modalità perché sto lavorando al contrario. Ok, al di là della colla, se però diamo un'occhiata, in questo caso questa è una stampa 3D, andiamo a mettere a posto la messa a fuoco in modo tale che sia precisa e magari ci allontaniamo un pochettino per avere un'area maggiore. Vediamo se riesco comunque a farvi vedere il tutto. Dopodiché mettiamo a fuoco. Vedete come comunque si è in grado di far vedere cose che ad occhio, diciamo, sono decisamente difficili da notare, mentre qui l'ingrandimento è decisamente non male. Soprattutto comunque l'immagine risulta essere sempre bella nitida. Poi l'unica cosa che non vi ho detto, comunque è possibile anche diminuire la quantità di luce, che potrebbe fare la differenza in alcuni casi, secondo me non tanto, perché come si può dire, il fatto di avere questi due faretti che secondo me sono fantastici, perché permettono veramente di inquadrare bene. Ci torniamo ancora qui alla mia Shield, mettiamo di nuovo a fuoco. Cioè, questa è la differenza tra il non averli, in questo caso sto lavorando in un'area ben illuminata, e avere comunque, ecco, due faretti che mi illuminano l'area di lavoro, qualunque essa sia, per cui ecco, diciamo che sicuramente è tanta roba. Va bene, direi di chiudere perché sta diventando un video troppo lungo e niente, come al solito
Spero che i video che vi ho allegato, che avete visto prima, vi siano piaciuti. A me sono piaciuti particolarmente, per cui devo dire che davvero un gran bel prodotto, non me lo aspettavo. Pensavo fosse più un giocattolino per il prezzo che era, invece non dico che sia un prodotto professionale, però ci si avvicina molto. E l'altra cosa, come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale se vi piacciono contenuti di questo tipo e volete restare aggiornati su quelle che sono le novità di mercato che cerchiamo di portare con regolarità sul canale. Ci date una mano a crescere, ripeto, è totalmente gratuito e serve, diciamo, per acquisire maggiore visibilità. Tutto qui. Stavo notando le mie saldature, non sono venute neanche così male. Va bene, grazie e alla prossima.